Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porteremo in un itinerario di 2 giorni alla scoperta di Brescia, la Leonessa d'Italia, capitale italiana della cultura 2023 insieme a Bergamo. Esploreremo poi gli affascinanti percorsi delle torbiere del Sebino, sul lago d'Iseo. Partiamo! Arriviamo a Brescia nel primo pomeriggio. La nostra prima tappa è il Parco Archeologico Romano, per il quale abbiamo una prenotazione. Il Parco Archeologico Romano è dal 2011 Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO, insieme al complesso monumentale di San Salvatore e Santa Giulia, che visiteremo domani. La visita a questi siti è sicuramente una tappa imperdibile se venite a Brescia, e ciò che più ci ha colpito in questo viaggio. In descrizione vi lasciamo il link per acquistare biglietto UNESCO, che viene 15 euro e comprende entrambi i siti. Ci troviamo nella Piazza del Foro, la più antica di Brescia, risalente all'epoca romana. Il primo monumento che si nota è l'imponente Tempio Capitolino, il Capitolium, del 73 d.C., dedicato al culto della triade capitolina, Giove, Giunone e Minerva. Qui si trova anche la Vittoria Lata, una statua di bronzo di 194 cm realizzata intorno al I secolo d.C. che raffigura una donna con le ali d'angelo avvolta in un mantello. Sotto al tempio si trova il santuario repubblicano, mentre accanto sorge il teatro romano. Continuiamo la nostra visita esplorando il centro storico della città, con le sue piazze e le sue chiese. La chiesa di Santa Maria della Carità è stata costruita nel 1640 a pianta ottagonale, con decorazioni in stile barocco. Sull'altare maggiore si trovano la riproduzione della Santa Casa di Loreto e l'affresco della Madonna della Carità. Conosciuta anche come Piazza dei Due Duomi, Piazza Paolo VI racchiude gli edifici simbolo del potere civile e religioso della città medievale. Su questa piazza si affacciano le 2 cattedrali della città, il Duomo Vecchio, oggi il tempio romanico circolare più grande in assoluto, e il Duomo Nuovo, la chiesa più importante della città, terminato nel 1825. La piazza ospita anche il Palazzo del Broletto, sede della prefettura e di alcuni uffici comunali, e delimitato dalla Torre del Pegol. L'interno del Duomo Nuovo è maestoso e lussuoso, con un'unica navata ma con diverse cupole, tra cui una di 80 metri, la terza più alta d'Italia. L'interno del Duomo Vecchio è suddiviso in più livelli. Entrando si vedono la platea e il presbiterio, e 2 scalinate laterali consentono di scendere nella platea e nella cripta sotterranea. Piazza della Loggia è uno dei cuori pulsanti di Brescia. La loggia da cui la piazza prende il nome è l'edificio risalente al 1500 con la facciata in marmo bianco, oggi sede dell'amministrazione comunale. Sul lato opposto si trova la torre dell'orologio con l'antico orologio astronomico risalente allo stesso periodo, che indica anche i segni zodiacali e le fasi lunari, e le 2 statue di bronzo che ogni ora colpiscono la campana. Mentre alla sinistra della torre svetta il Monte di Pietà. La Torre della Pallata è una torre d'origine medievale di circa 32 metri, ad oggi l'unica struttura della preesistente cinta muraria ancora in piedi. Il castello di origine medievale è facilmente raggiungibile a piedi dal centro con una camminata di 15 minuti. L'accesso all'area è libero e gratuito, mentre la visita all'interno è consentita soltanto acquistando il biglietto per il Museo delle Armi e il Museo del Risorgimento.
Non perdetevi uno splendido tramonto davanti ad uno di questi magnifici panorami. La giornata seguente inizia con la visita al Museo Santa Giulia, parte del biglietto UNESCO, insieme al Parco Archeologico Romano che abbiamo visitato ieri. Esteso su un'area di 14.000 m² e principale museo della città, il complesso di Santa Giulia è un vero scrigno di tesori. Non potete venire a Brescia e non dedicare un paio d'ore alla visita di questo straordinario complesso. La visita inizia dal pianterreno, dove si trovano le Domus dell'Ortaglia, case di epoca romana coi pavimenti in mosaico perfettamente conservati. Qui all'esterno si trova il Viridarium, il giardino con le piante utilizzate in epoca romana e opere d'arte della città antica ed epoca contemporanea. La chiesa longobarda di San Salvatore è uno degli edifici longobardi più importanti in assoluto, realizzata nel 753 d.C. Mentre il coro delle monache è un sontuoso luogo di culto riccamente affrescato. Si visita poi la chiesa di Santa Maria in Solario, l'oratorio delle monache, che da qui assistevano di nascosto alle funzioni. Qui si trova la Croce di Desiderio, uno dei più notevoli lavori di oreficeria al mondo. Tra il Parco Archeologico Romano e il Museo Santa Giulia si trova la chiesa di San Cristo, anche nota come la Cappella Sistina di Brescia, per la ricchezza degli affreschi che ricoprono l'intero edificio. Dopo pranzo ci spostiamo 20 km a nord-ovest di Brescia per raggiungere la riserva naturale delle Torbiere del Sebino, sul lago di Iseo. Tra i percorsi disponibili scegliamo di percorrere il più corto, quello sud-centrale di 4 km. In descrizione trovate il link alla riserva e a tutti i percorsi disponibili. Vi ringraziamo per essere arrivati fin qui, ma non andate via perché nel prossimo video ci sposteremo di soli 40 km per esplorare la città di Bergamo, per cui iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Alla prossima, ciao!